Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotericord, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 17 al 31 maggio, dove troveremo la luna piena in Sagittario. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura, andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, vediamo dal punto di vista astrologico cosa aspettarci. Quindi tutto il periodo, ovviamente che trova il suo culmine intorno al 31 maggio con la luna piena, sarà un periodo di grande ottimismo e fiducia nel futuro, di entusiasmo per nuove esperienze, anche viaggi, conoscenze. La comunicazione sarà vivace, quindi socievolezza, buon umore, situazioni positive, eventi felici, energia molto alta, poi soprattutto può essere sfruttata per cogliere sensazioni di libertà, di leggerezza, di distrazione, di voglia di migliorarsi e anche nuove avventure. Di contro dobbiamo fare attenzione all'impazienza, alla difficoltà nel mantenere gli impegni a lungo termine, a non prendere decisioni impulsive, affrettate e rischiose, all'incostanza nel portare avanti idee e progetti e all'eccessivo dispendio di energie. E adesso vediamo, abbiamo visto i pro e i contro e cerchiamo di capire proprio riguardo voi dell'Acquario cosa aspettarvi. Un punto di partenza riguarda proprio la prima carta, che Luna dell'innamorato, molto particolare come messaggio, non ha a che fare solo con l'amore, in parte sì, e magari può esserci l'arrivo di un periodo molto più gioioso o romantico, anche una nuova passione, gioia nelle relazioni, può essere sia a livello sentimentale, strettamente amoroso, può essere in famiglia, anche nelle amicizie. Abbiamo visto che è un momento importante anche per la socializzazione e quindi nuove conoscenze, però parliamo anche di relazioni intese come collaborazioni e cose pratiche, quindi anche a livello lavorativo. Anzi, io direi soprattutto per chi sta avviando, sta portando avanti dei progetti di collaborazione. Quindi ha un doppio aspetto e ci possiamo aspettare proprio queste varie situazioni. Quindi, per esempio, chi ha già una relazione può intensificarsi, chi ha difficoltà, magari in una relazione, alcune cose possono migliorare, chi non ha nessuno può esserci una nuova conoscenza, degli incontri e un'avventura sentimentale, e invece poi ci sono altre energie di attrazione per diciamo conoscenze che possono essere utili e pratiche, ad esempio in questioni finanziarie, economiche, burocratiche, legali. Credo di aver detto tutte le varie sfaccettature e ovviamente dovete adattare a quello che state vivendo. La seconda carta, quindi il secondo messaggio, è la dea della luna, molto interessante perché parla di protezione e di guida divina. Per noi stessi ovviamente ci consiglia di seguire i nostri sogni, di essere audaci, di sapere che con l'impegno si raggiunge il nostro pieno potenziale e anche degli ottimi risultati. Forse abbiamo bisogno di valutare un lato nascosto o una capacità inespressa e che forse questo è il momento giusto per mostrarsi, per rivelarsi, sapendo che in qualche modo abbiamo una spinta, una protezione, un qualcosa dall'alto, forse anche a livello pratico, di una persona che ci sta consigliando, ci sta aiutando in questo. Poi l'altro messaggio troviamo esprimere i desideri ed ecco che questa fa leva proprio sui sogni e sui nostri desideri, però sottolinea il fatto che bisogna credere nel potere dei nostri sogni, dei nostri desideri e quindi
pensare in senso positivo, pensare in termini di possibilità e quindi è il momento proprio per lasciarsi alle spalle i limiti e la negatività, perché se noi già iniziamo a dire o continuiamo a dirci non ce la posso fare, non ci riesco, questa cosa è impossibile, allora noi già blocchiamo tutto quanto e quindi partiamo sconfitti già. Adesso andiamo a vedere gli altri oracoli, cosa vogliono dirci con l'oracolo dello sciamano. Allora, gli altri messaggi troviamo il primo che ha a che fare con il Gran Turco. A livello proprio di messaggio simbolico, il Gran Turco si riferisce all'abbondanza e anche al cogliere i frutti del nostro impegno, alla di realizzazione di sogni e di semi coltivati. Che una volta che abbiamo coltivato un seme, ovviamente la parte della coltivazione non ha a che fare semplicemente con il piantare il semino, ovviamente parliamo a livello metaforico di idee, di progetti, di quello che vogliamo realizzare, deve essere anche curato, deve essere anche annaffiato con la nostra cura, la nostra dedizione e quindi questo è vero che già possiamo ottenere risultati e abbondanza per un qualcosa che abbiamo fatto precedentemente e quindi questo è una parte, ma ci sta anche dicendo che se abbiamo piantato qualcosa da poco oppure se appunto stiamo aspettando, vuol dire che abbiamo bisogno di prenderci ulteriormente cura non solo di noi stessi, di quello che appunto abbiamo coltivato, di quello che stiamo coltivando e forse può riferirsi anche a una relazione, a un rapporto. Il mondo superiore, ecco, questo può riferirsi, come vi dicevo, al fatto di aver protezione dall'altro. Ci porta anche un messaggio quindi oltre aiuto, guida, eccetera, anche a livello pratico, quindi non solo dall'alto, però ci parla anche di potenziale che, vuole emergere e quindi ci parla di noi. Magari c'è un cambiamento in corso e per questo dobbiamo riflettere su quale vita, o su quale fase, di vita stiamo attraversando. Ci può aiutare la meditazione, ci può aiutare il contatto con la natura, il prenderci un po' di tempo per noi stessi, perché abbiamo bisogno di avere una prospettiva più ampia. C'è qualcosa che ci sta confondendo, c'è qualcosa che magari non ci permette di capire queste cose e allora è ovvio che se c'è un blocco, un ostacolo, dobbiamo appunto cercare di comprendere meglio. Abbiamo gli strumenti per fare qualsiasi cosa e quindi dobbiamo solo utilizzarli. L'altro messaggio e l'ultimo passa attraverso l'acqua. Vi ricordate precedentemente che ho detto la coltivazione passa attraverso il nutrimento e quindi annaffiare i nostri semini che abbiamo piantato o che magari vogliamo ancora piantare, allora già sappiamo che effettivamente parte dell'acqua è proprio quella di credere nei nostri sogni. Se addirittura abbiamo un desiderio e pensiamo soltanto così di farlo rimanere dentro di noi, però a livello esterno lo riteniamo impossibile, difficile e allora c'è già qualcosa che non va. Come vedete le carte stanno proprio insistendo su questo e abbiamo bisogno di dare di donarci, di forse purificare, rigenerare anche le nostre stesse energie e le nostre emozioni che devono essere esplorate. Quindi se c'è qualcosa che è bloccato, forse dobbiamo guarire le nostre ferite, dobbiamo tornare all'essenza, dobbiamo trovare motivazione nelle nostre scelte. Quindi è una specie di pausa proprio per favorire una rinascita creativa, una nuova abitudine, ma soprattutto di riflettere su cosa si sta chiudendo
e cosa si prepara a nascere. Quindi anche qui di connessione alla terra, al nutrimento e alla concretizzazione. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!